C'è il TG Juggling. Ben ritrovate e ben ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling! Sono sempre io, Geo il giocoliere, e aggiungerei anche un buon anno, anche se qualcuno di voi avrà già rivisto il mio faccione nel 2023, visto che 2 settimane fa ho pubblicato il video della mia top 10, una raccolta dei miei giocolieri preferiti del 2022 che, se vi siete persi, potete recuperare qui sopra. Sarà un anno ricchissimo di novità, e una l'avete già sentita. Sto parlando del nuovo e potentissimo jingle per la sigla d'apertura realizzato da Carlo Cerato. L'altra novità pazzesca ve la dirò a fine video, così sarete costretti a guardarlo fino alla fine. Ma ora basta parlare, o quantomeno smetterete di vedermi per un po', e diamo spazio al primo servizio, dedicato ai migliori videoclip e artisti di dicembre. Iniziamo in bomba con uno dei video più fighi del mese. È il grande ritorno di Andreas Polymenis, con 7 minuti e 20 di ricercatissimi trick con treclave tra contrasti di colore e paesaggi mozzafiato. Un altro video che ho apprezzato molto questo mese è quello di Yosef. Non capita spesso di vedere un video multiprop, e qui ce ne sono ben 8, e giocati con trick tutt'altro che semplici. Insomma, come dichiarato nel titolo, un vero e proprio tributo alla giocoleria. Rimaniamo in Francia per un'altra artista molto interessante. Amélie Degrand, di origine belga se non vado errato, è una giocoliera che sa unire piacevolmente tecnicismi tosti e una presenza stilosa. Consiglio di andarvi a vedere la sua ricerca. Ultimi trick of the month dell'anno a totale dominazione sudamericana. Assolutamente meritata peraltro. Dalla Colombia, Wilmer Vargas, abilissimo con Tattaro. E, udite udite, ben 2 video di Diablo, entrambi provenienti dal Cile. Francisco Contreras in arte pancioclo, vincitore della Diablo Battle all'EJC di Tres Cantos 2022, e un altro diablista pazzesco, José Concha. Insomma, 2 fra i più forti diablisti in questo momento in circolazione. Dato che siamo in tema di video fatti bene, non possiamo non parlare del miglior video fatto lo scorso mese. Sto parlando del video Trippoi, girato e editato nei boschi di Ischia da Rocco Toscano di Circular Videos, con protagonista Boris Millet. Un autentico tripudio di poi. Definizione che starebbe bene anche per il lavoro di Jeremiah Jacobs, che ha messo insieme in video una serie notevolissima di trick di juggling poi. Dicembre è anche quel momento dell'anno in cui ti fermi per guardarti indietro e vedere cosa è stato fatto. I bilanci dei giocolieri spesso sfociano in video raccolte, come quella del giovanissimo Luca Haase o del pluricampione statunitense Spencer Androli. Insomma, un modo per loro, ma anche per noi, per riguardarci assieme tutti i fantastici traguardi raggiunti. Concludiamo con 2 bei trailer che promettono bene. Kuzin di Ron Berry, che per chi come me non si ricordava chi fosse lui. I meant the music. E quello dello spettacolo Rue Barré della compagnia Dope, una meravigliosa collaborazione tra Daniel Saulnier e Kevin Quinn. Il punto è questo: volete vedere dal vivo questi spettacoli? Ci sono 2 opzioni. O andate ad uno dei tanti festival di arte di strada e circo contemporaneo, che se masticate un po' di italiano li trovate raccontati e calendarizzati su Juggling Magazine, a cui potete abbonarvi o iscrivervi alla newsletter. Oppure, dall'altra parte, potete partecipare a una delle convention sparse in giro per il mondo. Questi luoghi di creatività e perdizione, humus perfetto per la giocoleria, che potete consultare in descrizione qui sotto oppure direttamente sul sito jugglingedge.com. Ma proseguiamo con il TG per il secondo servizio dedicato ai record e ai trick assurdi. Florian Huber rompe il predominio di Chris Jost nel toss juggling su rollabola con 180 prese di 5 palline. Mentre Leo James si conferma il master del leaf bounce,
completando il record nel singolo con 26 prese di 9 palline e aggiungendoci il record di 7 e 8 palline nel doppio rollabola. Nell'anno dei record su rollabola, anche l'uomo dei record Max Kushmer si è preso la sua parte, siglando le palline e iniziando la conquista anche sugli anelli. Spoiler, ha già migliorato il suo stesso record con 5 anelli a gennaio. Fortuna che ha ripreso fiato con un primato di 17 minuti e 26 secondi di 5 palline in half shower. Ormai lo sappiamo, quando Delaney Bales pubblica un video può essere solo qualcosa di straordinario, come le 23 prese di 7 anelli in pancakes. E non scherza nemmeno Spencer Androli, che eguaglia il record di Anthony Gatto e Willy Colombaglioni con 16 prese di 8 clave. Chiudiamo con le 265 prese di 11 clave in passing eseguite da Julius Brew e Daniel Ledel dei Jonglissimo. E che fai? Non ci metti un 7-up pirouette? Ma ora un po' di trick assurdi. Aprono Lauri Koskinen e Ron Berry con questo simpatico siparietto. Yushi Yamata in questo bellissimo back roll con 3 cappelli, che ci richiama a questo back to front roll con le clave di Isidora Adley. Fantastica routine con 3 clave infuocate per Kevin Axtell. Ma che trick pazzesco ha fatto Kyo Kyo? No Wyatt, il tuo trick con 4 clave in windmill è fichissimo. Come fichissima è questa routine con palline di Etienne Chausi. Nuova presa con 4 clave ideata da Alexandra Kucher. E finiamo strappandoci i capelli su questa fantastica routine di Dance Pancho su giraffa. In che senso è rimasto a casa? Scusatemi, si chiama inviato speciale perché si invia. Ah, ce lo dobbiamo mandare noi? Beh, allora sapete dove lo manderei? Ehi là! Mi informano dalla regia che è pronto il prossimo servizio con l'inviato che tutto il mondo ci invidia, Matteo Di Gaetano. Sì, ciao Geo a tutti gli amici del TG Juggling. Oggi sono sul sofà di casa mia, questa volta non per protesta, è bene che tu lo sappia Geo, e sono qui per raccontarvi che solitamente su un sofà o divano, che dir si voglia, si possono fare tante cose. Per esempio si può leggere un buon libro, si possono fare le parole crociate, si può suonare la chitarra o semplicemente rilassarsi. Oppure, come ci mostra Ari, nickname Instagram Tippitoez, si possono fare cose con 3 palline. Ma questo video è troppo originale e bello per essere commentato da me. Facciamo una cosa, guardiamone un piccolo estratto assieme. Perfetto, avete visto voi stessi di cosa stessi parlando. Detto ciò, cari amici del TG Juggling, per il momento dal sofà o divano, che dir si voglia, di casa mia è tutto. Linea a te, Geo. Vabbè dai, lo perdoniamo e lo ringraziamo per il bel servizio. Ed eccoci all'ultima rubrica, giocoleria e società, i fatti e le curiosità del mese appena trascorso. La Top 40 Jugglers compie 20 anni ed ecco alcune chicche della classifica più attesa dei giocolieri di quest'anno. Mai così tanti giocolieri sudamericani come in questa edizione, ben 8. Mi perdonerete il patriottismo, ma per la prima volta in classifica 2 giocolieri italiani. Dopo 8 anni Luke Burrage torna in top 10 e per la prima volta troviamo dei poi nei primi 10 posti. Wes Biden ritorna in top 5 e podio tutto statunitense con terzo Spencer Androli, secondo Zach McAllister e prima Delaney Bales. Si è tenuta a Las Vegas anche la World Juggling Federation 17. La competizione sportiva organizzata da Jason Garfield e basata su criteri performativi ben definiti, ha visto trionfare per il terzo anno di seguito Spencer Androli, seguito da Esteban Almonacid e Lirica Mai. E per quanto riguarda lo sport juggling, ci aspetta un 2023 parecchio intenso. Ce lo spiega Eivind This is a Raggio. competition where you try to get as many catches as possible in as many categories as possible. 8 or more rings, 8 or more balls, or 6 or more clubs. Then Trovate tutti i link a classifica e regole in descrizione. Sempre Eivind sul suo canale ha pubblicato un bel video di approfondimento
confrontando le prestazioni dei giocolieri nel passato e nel presente alla VJF. Chi sono i migliori? Scopritelo nel video. Un altro canale con interessanti approfondimenti è quello di Zach McAllister, che questo mese riapre l'argomento invenzioni nella giocoleria, proponendoci le sue 5 preferite e ricostruendo nel dettaglio la storia e il processo di creazione. Ah, e a proposito di cose magnetiche, non perdetevi il J-Rog di Kalin Quinn proprio sui magneti nella giocoleria, aprendoci ad un'interessante riflessione. E a riguardo ne dovrebbe sapere qualcosa anche Yannis Suikonen. Eh sì, dicembre si è rivelato un mese di interessanti invenzioni, come la riedizione della Cuphead 2.0 presentata da Jay Gilligan in collaborazione con Nils Denker. O l'eleganza di Carlo Cerato che ci sta ammagliando con questa sua nuova creazione. Passando per Henry e Baptiste con il loro progetto Shenanigans e gli aeroplanini di gomma piuma. E il video che sta girando con le palline ad elio di Remy da un suo spettacolo di qualche anno fa. Vabbè raga, troppa poesia, chiudiamo con un po' di fisicità di Tetton Juggler. Battute a parte, Joy Conquest in arte Tetton Juggler è stato uno dei grandi innovatori del 2022. Ne parlo a tal proposito anche nella mia top 10. Sinceramente mi sarei aspettato qualcosa in più del 31esimo posto nella top 40, ma sono sicuro che di questo passo il prossimo anno arriverà facilmente più in alto. Ah, concedetemi un'altra osservazione sulla top 40 di quest'anno. Nonostante sia stato tolto il limite dei 5 voti per genere introdotto nel 2020, la presenza di ragazze in classifica si è mantenuta abbastanza alta. Certo, non ai livelli dei 2 anni precedenti, ma sicuramente maggiore degli anni prima ancora. Questo, a mio avviso, dimostra che la sperimentazione di Luke ha dato i suoi frutti e la sensibilità della nostra comunità sul tema si è aumentata rispetto al passato. Un giorno magari faremo un ragionamento anche su quali attrezzi siano maggiormente rappresentati in questa classifica, ma ehi, si è fatta una certa. Non mi rimane che darvi la grande novità. Rullo di tamburi, dal prossimo mese condurrò le Juggling News. No way! Sì, avete capito bene, continuerò il fantastico progetto ideato da Evin Draggio, che ringrazio tantissimo per la fiducia che mi ha dato, pubblicando sul canale dell'International Juggling Association. E sì, parlerò in inglese. The club is on the table. È una cosa che mi ha davvero lusingato e spero di portare avanti con tanto impegno e tanta cura. Che ne sarà quindi del TG Juggling? Non preoccupatevi, continuerà su questo canale come è sempre stato, con i suoi servizi, i suoi approfondimenti, solo che dal prossimo mese troverete questi due format molto simili ma con alcune differenze sostanziali, uno sul mio canale e uno sul canale dell'IJA. Quindi a maggior ragione ci tengo a ringraziare la redazione per il supporto nella realizzazione di questo format, che sarà anche fondamentale per avere una pluralità di visione, di idee anche per le Juggling News. E un ringraziamento anche a Juggling Magazine che ha permesso una maggior diffusione del nostro progetto. Io nel salutarvi vi ricordo che trovate tutti i link in descrizione al video, andatevi a vedere personalmente tutti gli artisti presenti in lista, nei loro profili, nei loro canali YouTube. Scrivete nei commenti il nome dell'artista o della notizia che vi è piaciuta di più di questo mese. E anche oggi da Geo il giocoliere è tutto, noi ci vediamo il prossimo mese sdoppiati con le Juggling News e una nuova edizione del TG Juggling. Un piccolo messaggio per te. Iscriviti al canale e poi potrai andare. Ciao!